Ciao a tutti e benvenuti a una nuova lezione di Magian Lichten, il corso che non ti insegnerà a vincere nella vita, ma neppure a perdere. Ti insegnerà a pareggiare. Prima che io anneghi nel mio stesso sudore, proviamo a chiudere il cerchio con il tema della scorsa volta, quando abbiamo parlato dei comparativi. L'argomento di oggi sono i superlativi, come per esempio... altissima, purissima... Ecco, quelli. Ciao! In lingua monellica il superlativo indica che la qualità descritta dall'aggettivo è posseduta nel modo più estremo possibile, sia in senso positivo sia in senso negativo. Partiamo dal superlativo assoluto, che è il più semplice. Si costruisce con la desinenza ist per quanto riguarda il superlativo positivo, la desinenza occhia per il superlativo negativo. Se quindi l'aggettivo giallo si dice ogior, avrò questi due aggettivi superlativi. Avrò ogiorist oppure ogiorocchia. Ogiorist, superlativo positivo, si traduce con giallissimo, molto giallo. Invece ogiorocchia, superlativo negativo, si traduce con tutt'altro che giallo, per nulla giallo. Il superlativo assoluto positivo si può costruire, utilizzando un linguaggio colloquiale, anche facendo precedere all'aggettivo ugior, privato della desinenza, la particella stuen. Quindi la parola stuen ugior, esattamente come ugiorist, si tradurrà come giallissimo, molto giallo. Quindi le frasi teshoshio assuet stuen ugior e teshoshio assuet ugiorist e vogliono dire la stessa cosa, esattamente la stessa cosa. Questo muro è giallissimo, questo muro è molto giallo. Il superlativo relativo, invece, esprime il massimo grado della qualità, ma confrontando il possessore di quella qualità con un termine di paragone costituito da un insieme di persone o di cose. Per esempio posso dire questo muro è il più giallo, intendendo così che questo muro è il più giallo tra tutti i muri, oppure che questo muro è il più giallo tra tutti gli elementi che sto prendendo in considerazione. Per costruire il superlativo relativo devo aggiungere al superlativo il determinante che rappresenta l'articolo determinativo. La frase sarà quindi, nel caso di specie, teshoshio assuet ugiorist. Perché ugiorist to? To è il determinante neutro singolare al nominativo. La parola tesho è una parola neutra, quindi utilizzerò specificamente questo determinante, il determinante to. Teshoshio assuet ugiorist to. Senti come suona ugiorist to. Ho due volte la lettera to, per cui la leggerò per due volte in rapida successione. Ugiorist to. Ovviamente nel parlato di tutti i giorni queste due to tendono a diventare un'unica consonante, ma qui in questo corso non è che stiamo a pettinare bambole, qui le cose si devono fare bene. Accidenti. Il superlativo relativo ovviamente può essere anche negativo e qui arriva il nostro piccolo quiz. Proviamo con gli stessi elementi della frase di prima, quindi il muro e... il giallo! Giusto, il giallo. Le due frasi da tradurre sono questo muro è tutt'altro che giallo e questo muro è il meno giallo. Ricordati che il superlativo negativo si costruisce utilizzando la desinenza occhia. Bene, ti do 10 secondi di tempo. Pronto? Via! Bene, le due frasi sono teshoshio assuet ugiorocchia, questo muro è tutt'altro che giallo, e teshoshio assuet ugiorocchiato, questo muro è il meno giallo. Bene, questo muro sarà pure il più giallo o il meno giallo di tutti, ma come costruisco il partitivo? Ossia, come inserisco il termine di paragone? Come riesco a costruire la frase questo muro è il più giallo di tutti? È facilissimo. Devo prendere il termine di paragone e declinarlo al genitivo, accompagnandolo con la postposizione oeg. La parola tutto si dice pant e al genitivo plurale panton. Quindi la frase sarà panton oeg teshoshio assuet ugiorist to.
Come hai notato, in questa frase abbiamo inserito una posposizione, non una preposizione. Qual è la differenza fra le due? Beh, la preposizione introduce un complemento, lo presenta, invece la posposizione lo completa, lo chiude. Posposizioni ci sono in tantissime lingue, dal tedesco al coreano, al cinese, al giapponese. Nella lingua inglese ci sono delle tracce di antiche posposizioni, come per esempio nelle parole wherein o thereafter. In italiano invece ci sono delle tracce di un'antica posposizione latina nelle parole meco, seco, teco e così via. Bene, in lingua monellica le preposizioni non esistono, ma esistono soltanto le posposizioni. Ma le tratteremo in maniera molto più esaustiva in un video futuro. Nei superlativi esiste anche un rafforzativo. Si tratta della particella Jost. La particella Jost si traduce con quanto più è possibile. Se prendiamo gli elementi di prima, possiamo costruire quindi una nuova frase. La frase Teshushio asuet Jost uyorist. Questo muro è quanto più giallo possibile. Comparativi e superlativi si applicano anche agli avverbi. Proviamo con questo avverbio qui, l'avverbio kis, che significa lì, là, in senso lativo, ossia come movimento verso qualcosa. Abbiamo già parlato di come funziona il concetto di spazio in lingua monellica. Se vuoi fare un ripasso, trovi il video qui sopra. Partiamo dai comparativi. Il comparativo di maggioranza si costruisce con la desinenza oer, mentre invece il comparativo di minoranza con la desinenza it. Avremo quindi queste due frasi, la frase vai più in là, che si traduce ven qui se oer, e la frase vai meno in là, che brutta frase, che si traduce ven qui se it. E con i superlativi come funziona? Il principio è lo stesso, cambia ovviamente la desinenza, perché andrò ad utilizzare la desinenza isht per il superlativo positivo e la desinenza okja per il superlativo negativo. Avremo quindi ven qui se isht, che significa vai nel punto più lontano, e ven qui se okja, che significa vai nel punto meno lontano. Ovviamente posso anche rafforzare il concetto aggiungendo la particella Jost. Quindi ven Jost qui se isht significa vai nel punto più lontano possibile. Ven Jost qui se okja invece vai nel punto meno lontano possibile. Benissimo, anche per oggi abbiamo finito. La lezione di oggi è stata abbastanza complicata, lo ammetto, però vedrai, dopo averla vista quelle 14-15 volte, anche tu ti troverai ad esclamare all'improvviso senza neanche pensarci: "Oh, certo! Stanco delle solite lingue? Ma già ne lichten!"